Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli, allenamento congiunto con la Casertana quest'oggi, partitella finita per 1-0. Andremo a vedere un attimo la formazione schierata, chi ha segnato, presente anche il presidente De Laurentiis a colloquio con Conte, quindi andiamo a vedere un attimo cosa è successo e facciamo questa comparata tra i portieri del Napoli che abbiamo in rosa, Meret e Caprile, per trovare una via d'uscita e per cercare di dare sicurezza, ecco, mettiamolo così, alla linea di difesa, perché si parte comunque dal portiere. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto e partiamo dalla partitella di stamattina. È stato già fatto con la Cavese dopo il Brest, il giorno dopo chi non giocò contro la Cavese fece una partitella con un allenamento congiunto appunto la mattina dopo. È stato fatto anche questa mattina con i calciatori che non sono scesi in campo ieri o hanno giocato solo un piccolo scampolo di partita contro il Girona. Questa è la formazione schierata: Caprile tra i pali, Rafa Marin, Juan Jesus e Nathan i tre di difesa, Zerbini, Iaccarino e Caiuste in mediana con Mario Rui esterno a sinistra, Gong, Khedira e Simeone. Ha segnato Gaetano però, Gaetano da subentrato. Perché da subentrato? Perché molto probabilmente la chiacchiera con il Cagliari è in stato avanzato e quindi si sta delineando la stessa situazione che abbiamo per Osimhen, ovvero schierarlo col contagocce e non forzare l'infortunio, va a finire che mandi all'aria la situazione mercato e quindi lo si sta usando in maniera tranquilla. Usando è una parola abbastanza brutta, lo si sta schierando, ecco, in maniera tranquilla a Gaetano, che porta il Napoli sull'1-0 nella partitella di stamattina contro la Casertana, e il Napoli vince per 1-0. Ovviamente è un allenamento, però ad onor di cronaca va detto, partitella vinta con gol di Gaetano. C'era anche il presidente De Laurentiis che, a quanto si legge, giornalisti che sono lì, addetti ai lavori che sono a Castel di Sangro, non sono parole mie, c'è stato un colloquio per quanto riguarda il calciomercato e il presidente ha rassicurato il mister per quanto riguarda le situazioni che verranno delineate. Io non sono qui a fare questo video per, diciamo, lanciare allarmi. La partita di ieri mi ha scosso, assolutamente no, sono molto ma molto tranquillo, però non possiamo nasconderlo che tra i pali c'è un problema abbastanza grande. Perché c'è un problema abbastanza grande? L'abbiamo analizzato anche ieri sera in live e faccio questo video anche più fruibile ovviamente per minutaggio, così anche chi non è stato ieri in live con noi possa esprimere la sua considerazione nella sezione commenti qui sotto, dove ci confrontiamo. Da sempre Alex Meret, con i piedi non ci siamo, come visione di gioco altrettanto. Le uscite lo sappiamo e quindi ditemi voi se si può chiamare portiere un atleta del genere. Per me il portiere deve includere queste caratteristiche. I piedi alquanto, ma la visione di gioco deve essere fondamentale. Con i piedi posso anche dire sì, nel calcio moderno servono i piedi e quindi possiamo anche bypassare un attimo questa situazione, ma devi avere la visione di gioco nelle scelte. Che tu lanci un pallone con i piedi o con le mani, deve essere la scelta giusta e consona a quel momento della partita, e non succede mai, mai succede. L'1-0 preso ieri, al di là che tu il passaggio l'hai sbagliato, quella palla non doveva arrivare ad Anghissà. Quella palla era da ritornare a Rachmani sull'esterno, che era ancora in area di rigore. Rachmani poi avrebbe passato la palla ancora di più sull'esterno dove era Di Lorenzo. Situazione che, pur perdendo palla, non si rendeva così pericolosa, forse il gol non lo prendevi. Ecco perché le scelte al di là dei piedi. E se la tua mente non è libera e non è pronta in partite amichevoli del genere, e allora nelle partite poi che conteranno il campionato, partite da dentro o fuori come quella di sabato, certamente
dobbiamo farceli due conti. Abbiamo Caprile, ieri sera ne abbiamo parlato in live di Caprile, e quindi schierare Caprile, per me schieriamo Caprile, ma una volta schierato Caprile, bocciato Meret, in questo caso devi intervenire sul mercato e prendere il portiere, perché Meret è già in fiducia, perché parliamo di un portiere in fiducia, gli è stato detto sei il portiere del Napoli, è stato sempre, diciamo, eh, spinto a far meglio, non gli sono gli errori non glieli fa pesare nessuno a Meret, mai, nessuno, né la stampa e né tantomeno il Napoli. Quindi, portiere in fiducia e già ti esprimi così. Figuriamoci nel caso poi schieri Caprile è una bocciatura per Meret, figuriamoci poi cosa potrebbe scaturire nel caso lo devi chiamare in causa, si infortuna Caprile, eccetera, eccetera. Quindi, nel caso si punta su Caprile, bisogna comunque intervenire e prendere un portiere in casa Napoli. Cosa potrebbe cambiare con Caprile? Io non ho fatto altro che andare a confrontare alcune dichiarazioni di addetti ai lavori, preparatori portieri, chi l'ha cresciuto a Caprile. Ho fatto il punto della situazione per le caratteristiche che ha e cosa potrebbe cambiare in casa Napoli. Elia Caprile, molto bravo tra i pali, agile nelle valle basse, fisico e imponente da portiere, sicuramente più largo di Meret, che dà già sicurezza, già dà più sicurezza solo nel guardarlo, dotato di grande intuizione e pertanto specializzato nelle uscite alte. È mancino di piede e quindi preciso nei rinvii da eseguire rapidamente. Ecco cosa potrebbe cambiare. Potrebbe far sì che il Napoli, la ricostruzione, la costruzione dal basso, la può anche fare non prendendo gol come i polli, come è stato ieri sera, e non solo la costruzione rasoterra, perché stiamo parlando dei piedi di Meret che comunque non sono al top, ma nemmeno sui rinvii, e quindi quando ti vengono a pressare alti, quando dovresti lanciare al limite la punta oppure rinviare sugli esterni, che sono poi i due trequartisti, in questo caso Politano o Quara di turno, comunque quella palla deve essere abbastanza precisa, non è che puoi rilanciare alla rinfusa così e aspetti che i calciatori poi corrano avanti e indietro per andarselo a prendere quel pallone. Non voglio dire che i rinvii devono arrivare sui piedi, perché altrimenti servirebbe Pirlo tra i pali con i piedi, però un minimo di direzione la devi avere come si deve, e nei rinvii comunque Meret non è mai stato questo portiere così preciso. Ecco che, a quanto si legge tra le caratteristiche di Caprile, è mancino di piede e quindi molto bravo nei rinvii. Schieriamolo per il semplice fatto che nel calcio, nemmeno moderno o antico, nel calcio in generale, devi avere tutte le armi a disposizione, e se schieriamo Meret tra i pali, noi non possiamo usufruire di un momentaneo respiro nello scaricare la palla dietro perché sei pressato, perché sai benissimo che poi si può creare una situazione scomoda. Non puoi ripartire e far salire la squadra avversaria per poi creare lo spazio oltre la linea al limite con un lancio o con un rinvio sugli esterni e sulla punta. Ti ritrovi un 3 contro 3 in campo aperto e te la giochi, puoi andare anche in porta, e vedi, sono tutte situazioni che non puoi sfruttare perché hai un portiere, se così lo si può chiamare, che pecca in alcune caratteristiche, perché per me non si può chiamare nemmeno portiere, l'ho detto tante volte. Per essere un portiere devi avere dei piedi discreti, perché io non sto parlando che voglio di nuovo a Pepe Reina con i piedi, assolutamente, però almeno un piedino più educato sarebbe cosa buona e giusta. Non esci, perché non esci. Io non sono ritornato, ci siamo scambiati, credo, con Fulvio, se non vado errato tra i commenti, qualche considerazione ieri dopo la live per quanto riguarda anche il secondo gol. Meret sarebbe potuto uscire, quella palla poteva essere del portiere, sì, sì, però conoscendo comunque la situazione di Alex nelle uscite, mi faccio più il problema di aver perso
l'unico attaccante che si è infilato in area piccola tra due dei nostri difensori e ci siamo persi quella lettura, che poi l'uscita di Meretti in quel caso, senza considerare poi la palla persa sull'esterno, che quello era un altro rinvio, era un altro pallone o da mettere in fallo laterale o da calciare dall'altra parte dello stadio, e invece raso terra abbiamo perso il pallone e sono andati in porta. Quindi sul secondo gol c'è un concorso di colpe e voglio anche passarci sopra, ma il primo gol è clamoroso. Mi rifaccio alle parole di Renica, intervista di Renica: Meret compromette le partite. Nuda, cruda, ed è così. Meret compromette le partite, non c'è niente da fare. Con errori del genere si compromettono partite, prestazioni e obiettivi. Perché poi alla lunga 2, 3, 4, 5 errori del genere in un campionato dove io al limite sto 0-0, partiti in bilico, invece di fare un punto o 3 ne faccio uno, perché pareggi il match e non va più bene. Che poi alla lunga perdo 10, 12, 8, 9 punti, che alla fine dell'anno sono tanta, tanta roba. Riguardate la classifica di quest'anno e mettiamo il caso che se li andiamo ad analizzare ci hai perso 3, 4, 5 punti per la cazzata di Meretta, altri 3 o 4 Juan Jesus si addormenta, altri 3 o 4 di Lorenzo e Raccamani. Comunque ci hai rimesso quel che ci hai rimesso, ed ecco che poi i punti non è che te li danno di nuovo quando poi sei tornato in carreggiata, assolutamente. Quei punti li hai persi e finisci decimo. Quindi gli errori si pagano e mi auguro che Conte, perché in questo caso da quest'anno dobbiamo dire Conte, che ha detto faccio io la mia responsabilità, carta bianca sul mercato, valuto io, eccetera, valuti questa situazione come si deve, perché la faccia che ha fatto ieri dopo l'1-0 preso comunque è un'ira nascosta, ecco, che ovviamente non si è voluto incazzare o adirare, forse per non darne l'occhio, ma meglio che ti incazzi, caro mister, e anche da subito, perché altrimenti restiamo sempre su quella situazione del non condannare Meret. Cioè, c'è sempre questa cosa, ma sono anni che è così. No, ma Meret è uno dei migliori portieri italiani, e Meret, e voi ce l'avete con Meret, io non ce l'ho con nessuno. Non ce l'ho con Meret, né tantomeno me la sono presa l'anno scorso solamente con Rachmani o Juan Jesus. Quindi noi analizziamo ciò che vediamo, ma il problema che mi faccio è che tu devi comunque ovviare a questa situazione, non potendoti permettere di giocare come si deve o giocarti tutte le carte possibili, perché poi sono fasi di gioco che se non le puoi applicare sei limitato, e quindi una squadra che ti viene ad affrontare, che sa perfettamente quella condizione che è a livello difensivo col portiere, è normale che ci marcia su e cerca di metterti in difficoltà da quel punto di vista, ti aggredisce e quindi rimani nella tua metà campo con quella patata bollente e succedono i fattacci come quelli di ieri. Ripeto, non sto facendo allarmismo, non sto parlando in base alla partita di ieri per dire ma abbiamo perso 2-0, ma siamo scarsi, non possiamo fare niente e quant'altro. Assolutamente non è questo il succo del video. Il succo è: abbiamo un portiere in panchina con delle caratteristiche da poter sfruttare in più per quanto riguarda la comparata tra Meret e Caprile. Caprile già esce con i piedi un tantino meglio, ci siamo, quindi facciamolo giocare e vediamo cosa ne esce. Però come ho detto, nel caso si promuove Caprile è una bocciatura per Meret, e quindi Meret già in fiducia è quello di ieri, figuriamoci da sfiduciato o da subentrante nel caso dovesse poi sostituire Caprile per un infortunio, un affaticamento, eccetera eccetera eccetera. Quindi nel caso si passa Caprile, si scavalcano le gerarchie da questo punto di vista, devi comunque intervenire sul mercato e prendere il portiere. De Gea ieri in live l'abbiamo analizzato, portiere che comunque qualche cazzata la fa, però darebbe sicuramente un tantino più di sicurezza forse nella fase di costruzione
ma il Napoli non interverrà sicuramente sul mercato per il portiere. C'è Szczesny libero, 6 milioni e mezzo all'anno prende, forse ci si può anche accordare. E io onestamente, pur di non vedere Meret tra i pali, un pensierino ce lo farei. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Era un video per analizzare la situazione tra i due portieri. Purtroppo da questo punto di vista siamo messi male, male, male se puntiamo su Meret. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!